Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la moto di Valentino Rossi, la Yamaha YZR, conosciuta meglio da tutti come la M1, un modello in scala 1:4 edizione De Agostini, uscita numero 56 delle 91 previste. Un saluto a tutti voi miei iscritti da me e da Michelangelo, il mio gatto tigrato europeo che ha compiuto da poco 3 anni, il mio amore, il mio fratellino, ormai è sempre presente e a me non può che fare piacere. Il leader. Dai amore, fai qualcosa di speciale, fammi aumentare le visualizzazioni, dai, come tanti gatti. A spasso con Bob, io dirò a spasso con Michelangelo. Amore? Girati, mettiti a pancia in su, muovi le zampette, fai qualcosa. Ecco così, bravo, dormi. Quindi alle persone che non si sono ancora iscritte, sempre che ne abbiano piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di moto. Infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente. Grazie. All'interno trovo il supporto della carena, del cupolino anteriore, quindi non guardate queste viti perché poi vengono messe nel numero 57. Le ho già avvitate per evitare di fare il video un po' più lungo. 2 tubi di gomma, uno da 4 cm, dove ho posizionato uno stuzzicadenti per evitare di rompere la spina che poi andremo a vedere, e uno da 16,5 cm. Poi c'è il connettore, eccolo qui, in plastica, però con tutti questi particolari evidenziati che io trovo siano bellissimi, e un passacavo in plastica. Qui abbiamo la finitura simil carbonio, molto bella. Questo poi nel cupolino andrà messo così. Vediamo, fatemi ragionare, ecco così. Adesso metto il passacavo qui, se non entra lo girate dall'altra parte, perché di solito fanno un perno più grande e uno più piccolo, e a me sembra che il più piccolo in questo caso sia quello superiore, quindi così infatti entra bene. Premete sui bordi, non qui perché rischiate di rompere questa falange dove poi passa il cavo all'interno. Ecco, così. Guardate che sia completamente imbattuta contro la plastica nera. Poi prendo il cavo più lungo, il tubo più lungo, e lo inserisco da questa parte diritta. Io adesso lo inserisco così, poi una volta finito il video vado a estrarlo nuovamente. Sapete che metto un epossidico bicomponente, non uso assolutamente Attack che vetrifica le gomme e poi vi si rompono con il tempo. Attenzione a inserire delicatamente questo perché rischiate di danneggiarlo. Ecco qui. A questo punto vado a prendere questo splendido pezzo di moto di Valentino Rossi, levo lo stuzzicadenti e devo andare a inserire questo tubo di gomma
qui. Ecco, perfetto. Questo lo faccio entrare qui nel passacavo. Allora, fatemi vedere un po' questo come va posizionato. Va messo giù. Così. Va piegato questo. Un attimo perché... Sto guardando una cosa, ragazzi, scusatemi. Ecco perché non mi tornavano i conti. Questo tubo è decisamente troppo lungo rispetto ai 4 centimetri. E infatti è 5 centimetri. E 5 centimetri, quindi va tagliato di 1 centimetro. Adesso metto pausa un momento, taglio il tubo e ci vediamo dopo. Guardate ragazzi, non va bene neanche a 4 centimetri. Bisogna tagliarlo a 3 centimetri. Ecco qua. Questa è la misura corretta ed è il montaggio corretto come si vede nelle spiegazioni. Questo è un taglio a 3 centimetri. Originariamente il tubo è lungo 5 centimetri, ma non va tagliato neanche a 4 come fanno vedere loro, ma va tagliato a 3 centimetri, altrimenti non ce l'ha fatta a fare questa curva così perfetta come è fatta adesso, ed è così che va montato. Bene, a questo punto passiamo subito al numero 57. Amore, mi dispiace disturbarti, ma non ci sto. La presa d'aria della carena, ecco qui. Abbiamo la metà inferiore e superiore, finitura in carbonio, questa placca qui che è chiamata piastra, con le finte viti in alluminio bellissime, riprodotte benissimo. E qui abbiamo la serie di viti, le I, che avete visto nel fascicolo precedente, che io sono andato già ad avvitarmi qui, non fino in fondo perché non serve. Questa la metto così. Vi rimane proprio sopra e non vi preoccupate, è corretto così.
Infatti vedete, la battuta è perfetta. Stringete piano, non serve esagerare, basta così. A questo punto vado a mettere la piastra con questa parte qui. Aspettate. No, mi fa chiudere prima il pezzo. Così. Perfetto. Questo lo vado a mettere così. Però attenzione a questi due perni, perché si potrebbero danneggiare. Quindi vado a crearmi un invito leggero, soltanto all'inizio, senza attraversare il foro. Basta così. Eccoli, perfetto. Controllate che sia tutto a posto. Qui tocca dappertutto, ma qui invece non mi piace. Ecco perché non mi piace. Guardate, vi faccio vedere. Questo in più va tolto assolutamente. Così va bene. Dovete curare i minimi particolari. Tutto serve per poter poi arrivare alla fine a un montaggio ottimale. Ecco, infatti adesso non si vede più la luce qui che si vedeva prima. Questo è stato fatto. Prendiamo questo pezzo e con questa parte qui rivolta verso di voi inseriamo. Mettiamo un dito sotto e facciamo forza sui due perni, solo sui due perni, da una parte e dall'altra, piano piano. Se spingete tutto da una parte rischiate di rompere i perni. Attenzione! Non abbiate fretta di fare il montaggio, non serve avere fretta. Bene, a questo punto è finito anche questo montaggio. Adesso prendo quello che ho montato fino a questo numero e poi ci salutiamo. Guardate che spettacolo, che meraviglia. È un modello stupendo per gli amanti di questa categoria e di Valentino Rossi. Se avete la possibilità, fate questa collezione perché è bellissima, bellissima. Tra l'altro molti non ci fanno caso, ma hanno fatto terminare la collezione con 91 uscite, che io dico tanto di cappello alla De Agostini perché ha fatto 91 uscite e non 100 uscite. Per quanto invece riguarda la nuova collezione di Batman, sempre De Agostini, dove ha fatto 120 uscite, beh, lì ho già trovato qualcosa da dire in merito, ma oggettivamente, con tutto rispetto alla De Agostini, perché per quanto mi riguarda, io da quando mi servo da loro, come anche per Hachette e Centauria, quando ho avuto bisogno di sostituire il pezzo, sempre previa fotografia del danno e
la specificazione appunto del numero della collezione, il numero della collezione e il numero del fascicolo, non mi hanno mai fatto problemi, me l'hanno sempre sostituito gratuitamente. Però ecco, ripeto, tanto di cappello perché 91 uscite e finite il modello. Ecco qui, questo poi va messo così qua sotto, così, questi due fuori combaceranno poi con questi, ci saranno le viti. Quindi che dirvi ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, un saluto e un abbraccio a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari, da me e il mio amore Michelangelo che si sta facendo la toeletta, la pulizia, è tutto. Ciao e grazie sempre del vostro tempo. Al prossimo video.